Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte, io sono Tiziana e oggi a grande richiesta ripropongo il progetto Secchiello, stavolta realizzato con un cordino molto particolare targato Borgo dei Pazzi. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorre per poterlo realizzare. Vediamo adesso tutto quello che ci serve per poter realizzare questo bellissimo secchiello fur. Partiamo dal cordino, io utilizzerò Indalux e Indafur lavorati insieme. Personalmente ho scelto la tonalità numero 7, ma sul sito trovate tantissimi colori come Indalux e tantissimi altri come Indafur. Vi lascio il codice sconto col quale poterli acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, che comunque è valido per tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Per quanto riguarda la quantità esatta ve lo dirò a fine lavoro sia dell'uno che dell'altro. Invece per la base utilizzerò una base già pronta da 19 cm che reperite facilmente sia su Amazon che nelle mercerie online, quindi diametro 19, e poi della catena per quanto riguarda il manico e due moschettoni per poterlo alloggiare più facilmente. Per quanto riguarda l'uncinetto, per il primo giro, quindi per essere più facile la lavorazione, utilizzerò il numero 3, invece per tutto il resto della lavorazione il 4,5. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione, questo è il dritto, partendo al contrario perché con il cordino Indafur ci sarà una parte più pellicciosa e una parte meno. Partendo in questa maniera verrà la parte esterna più pellicciosa, quindi i piedini li mettiamo momentaneamente all'interno. Quindi cosa facciamo? Uniamo entrambi i fili, faccio un cappietto, in questo momento io lavoro con il numero 3 che è più piccolo per cui viene più semplice lavorare e inizio a creare dei punti bassi in questa maniera. Ne facciamo 2 sul primo, sul secondo ne facciamo 1 perché adesso ne alterneremo, sull'altro ne facciamo 2, quindi in sostanza andiamo ad alternare. In uno ne faremo 2 nello stesso punto e in quello seguente uno solo. Ovviamente se voi utilizzate un'altra base che magari presenta dei fori più distanziati oppure avete una mano più larga, insomma, potete decidere di magari farne 2 successivi con 2 punti e 2 punti e poi uno singolo. Questo diciamo tanto non ha importanza il numero di punti, per cui io faccio in questa maniera, ma ripeto, questo vi potete regolare in base alla base che avete per le mani. Quindi io proseguo in questa maniera. Il primo giro è un po' più difficoltoso perché stiamo lavorando 2 cordini con un uncinetto davvero molto piccolo, ma in questa maniera siamo sicuri di poter riuscire a farlo passare attraverso questi fori. Quindi io continuo e proseguo fino alla fine, quindi ci rivediamo per vedere come iniziare il giro successivo. Completato quindi tutto il primo giro, possiamo lasciare l'uncinetto piccolo e mi vado a inserire con il 4,5. Ovviamente voi potete tranquillamente anche usare un 5 o un 5,5 in base alla vostra mano. A questo punto, dopo aver chiuso con un punto bassissimo sulla prima maglia effettuata, faccio una catenella e vado a realizzare un giro di punti bassi in costa, quindi prendendo solamente la sola esterna, ve la faccio vedere, quindi questa qui. Quindi ci inseriamo piano piano e non dobbiamo fare nessun aumento, ma lavorare tutte le maglie sottostanti. Questo pure sarà un giro un po' faticoso perché abbiamo lavorato prima col 3 e adesso dobbiamo lavorare col 4,5, quindi troviamo dei punti un po' più stretti.
Poi dal prossimo giro sarà tutto più facile. Quindi vedete, qua è evidente il punto, non lo prendiamo tutto, ma solamente l'asola esterna. E continuiamo così per tutto il giro. In questa maniera. Come vi dicevo, la parte più pellicciosa è questa, che sarà la nostra parte esterna. Quindi completiamo anche questo giro e ci rivediamo per vedere come iniziare tutto il corpo borsa. Completato anche questo giro, adesso da questo giro in poi lavoreremo dei giri di punti alti, quindi fino alla fine della lavorazione, quindi senza creare aumenti e non in costa, quindi con tutte le maglie andremo a lavorare tutte le maglie che ci ritroviamo. Quindi chiudiamo ogni giro e iniziamo la prima maglia alta con 3 catenelle che sostituiscono appunto la prima. Dopodiché si va avanti con dei punti alti sotto tutti i punti che ci ritroviamo di sotto, in questo modo. Vedete, si intravede, nonostante il cordino pelliccioso, lavorando in questo modo troveremo più facilmente i nostri punti. Adesso vi faccio vedere anche l'effetto della lavorazione. Diciamo che con Indafur non occorre creare dei punti particolari perché già da solo il cordino ha un effetto molto particolare. Vedete? Questa è la parte appunto esterna che noi andremo a vedere. Quindi ci alziamo per circa 23 cm, ma sarò più precisa alla fine e ci rivediamo per vedere come concludere quindi la parte finale del nostro secchiello. Ho quasi completato il corpo borsa, guardate quanto è bello, e ho raggiunto 22 cm. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo fare gli ultimi 4 giri o 4-5, comunque vi dirò esattamente alla fine quanti saranno. Dobbiamo realizzarli solamente con Indalux. Quindi cosa ho fatto? Intanto ho tagliato il cordino Indafur, io sono in questa posizione, faccio una catenella solo con l'altro cordino, mi rimetto nella posizione così di lavoro e inizio, quindi solamente, ripeto, con il cordino Indalux, comincio a fare i giri solamente in questa maniera, senza creare né aumenti e né diminuzioni, quindi tutte le maglie che ci ritroviamo sotto. Vedete? E questo lo ripetiamo, quindi questo giro lo ripetiamo per un totale di 4 volte. Io in ogni caso, se ne farò uno in più, ve lo dirò comunque al solito alla fine. E poi in questa parte dove lavoriamo solamente un cordino andremo ad inserire la coulisse, che poi vi spiegherò come realizzarla. Vedete? Quindi completiamo questi giri e ci rivediamo per vedere come realizzare la coulisse. Ho ultimato pure questa parte lavorata solamente con Indalux. Io alla fine ho realizzato 5 giri e ho completato in questa maniera il corpo borsa e ho raggiunto 24 cm in totale. Adesso dobbiamo trovare i punti dove dover inserire la coulisse. Adesso vi spiego anche come realizzarla. Allora, io che cosa ho fatto? Intanto vi faccio vedere. Io per prima cosa ho diviso a metà, vedete? Ho preso questi 2 punti, poi ho preso il centro di entrambi i lati e poi
il centro di queste parti qua, vedete? In maniera tale da trovarmi 8 punti da dove entrare e uscire con la coulisse. Per quanto riguarda la coulisse, io l'ho già realizzata, ma adesso vi spiego come farla. Semplicemente ho creato delle catenelle e ho creato un laccio di 90 cm, sono circa 110 catenelle, ma l'ho lavorato in doppio. Quindi cosa ho fatto? Del cordino che mi è rimasto di Indalux, io l'ho lavorato in doppio in questa maniera, quindi ne ho tagliato un pezzo e poi semplicemente in questa maniera sono andata su con delle catenelle, quindi veramente molto semplice, in questa maniera, quindi diciamo veramente facile. Poi che cosa facciamo? Nel momento in cui abbiamo completato quindi 90 cm di coulisse, prendo un ago tirafettuccia e che cosa faccio? Io praticamente scelgo questi 2 punti da dove qui entro e da qui, dopo che faccio tutto il giro, da questa parte dovrò uscire. Quindi inizio qui, quindi non sul primo giro ma proprio sul secondo, in corrispondenza di questi punti io inizio e cerco di entrare, vedete, e ne lascio un po' da questa parte. Poi stessa cosa, io da questa parte devo uscire, quindi sempre in corrispondenza del mio segnapunti, da questa parte io esco in questa maniera. Poi riprendo l'ago tirafettuccia così mi viene più semplice. In quello successivo io devo entrare sempre in corrispondenza, ecco, anzi questo è più giusto, sempre in corrispondenza dei miei marcapunti. Vedete? E proseguo fino alla fine. Quindi dovrò uscire da questa parte. Ci rivediamo alla fine di questo giro per farvi vedere come alloggiare i moschettoni e poi il nostro secchiello sarà completato. Ho inserito la coulisse, quindi in tutti i punti che avevamo segnato, e adesso nel momento in cui la vado a stringere, ecco che assumerà la forma di secchiello. Guardate, quindi io adesso qui vado a fare un fiocco e così la borsa è chiusa. Ed ecco qui. Adesso dobbiamo andare a inserire i moschettoni dove poi andiamo a alloggiare la catena. Quindi io praticamente dove c'è la coulisse, proprio qui, io aggancio il primo moschettone, aggancio anche l'altro e poi qui prendo la catena e la vado ad inserire. Quindi davvero molto semplice. Faccio anche la stessa cosa, quindi da questa parte mi sistemo la catena e praticamente il nostro secchiello è completato. Quindi ci rivediamo a secchiello finito. Ed eccolo qui, questo bellissimo secchiello fur completato. Ho messo 2 pezzi di catena, uno per essere portato a mano in questa maniera, oppure essere indossato anche a spalla. Guardate, è davvero un colpo d'occhio. Sono veramente soddisfatta del progetto. Io alla fine vi faccio vedere quello che mi è rimasto delle rocche che ho utilizzato. Sono rocche da 250 grammi, quindi Indalux ne ho utilizzati 200, quindi me ne sono rimasti scarsi 50 grammi.
e del cordino Indafur me ne sono rimasti 100 grammi, quindi ne ho utilizzati 150. Se voi utilizzate lo stesso numero di uncinetto, stesse misure e quant'altro, Indalux vi basterà, ma se riconoscete di avere una mano un po' più larga e quindi utilizzare un uncinetto più grande, dovete comunque acquistare un'altra rocca, perché altrimenti non vi basterà, oppure lo fate leggermente più basso. Io in ogni caso vi lascio il codice sconto col quale poter acquistare entrambi i filati, ma che comunque è valido su tutti gli articoli che trovate su Borgo dei Pazzi. Il progetto, come avete visto, è davvero molto semplice, ma se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. E non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione.